Con la storia recente in patch 1.1 abbiamo già potuto provare Seth e Jane e devo essere onesto, sono sorpreso da quanto Seth potrà essere la chiave di un bel po' di team divertenti a tema Anomaly e Disorder nonostante sia rankato. Oggi facciamo un'analisi pre-rilascio del kit e da lì cerchiamo di arrivare alle conclusioni mie e di Life di IGN su di lui che trovate nella sua grafica che vi ho già pubblicato su Discord eccetera. Prima di iniziare con il kit è importante conoscere la meccanica base di Seth. Sotto la sua barra degli HP troviamo il Resolve, una specie di extra energy che Seth carica tenendo premuto la skill, facendo chain attack, ultimate e defensive assist. Quando ne abbiamo 75 su 100 possiamo spenderla e vediamo tra pochissimo come. Iniziamo dagli attacchi base di Seth, come potete immaginare sono totalmente inutili, non generano resolve, sono 3 fisici ed 1 elettro e non hanno niente di speciale. L'attacco caricato invece, ovvero tenendo premuto l'attacco base, è un'altra storia, essendo l'unico modo che ha Seth di spendere la resolve accumulata. Arrivati a 75 resolve, tenendo premuto l'attacco base, facciamo una combo di attacchi elettro e dall'ultimo attacco ci permette di fare quick assist con il personaggio precedente o sulla sua sinistra nel team. Questa meccanica è estremamente simile a quello che fanno support come Nicole, Rin e Soukaku, ma invece che con l'X Special lui lo fa con l'attacco base caricato a 75 resolve spesi e soprattutto fa fare quick assist al PG sulla sinistra e non sulla destra come i supporti, quindi attenzione quando preparate il team con lui alla posizione dei vari membri. Detto questo, la sua X Special è dove il kit inizia a farsi interessante. Ad 80 di energy, tenendo premuto, facciamo una combo che dura quanto una corsa su un campo da calcio negli episodi degli Benji, ma che ha dei moltiplicatori altissimi di daze e danno e ci carica 75 resolve. Questa skill, oltre a generare resolve, attiva anche la sua core passive. Dopo averla castata, Seth guadagna uno scudo che scala con l'80% del suo attacco iniziale, che in parole povere è l'attacco che buildi sul PG e non l'attacco che ottieni eventualmente in combattimento come con la Brimstone o la Starlight Engine. Per farci capire, ho fatto un video dove spiego la differenza tra combat attack e non, se vuoi vederlo eventualmente. Comunque, questo scudo dura 25 secondi e per la sua durata lo scudo gli fornisce fino a 100 anomaly proficiency in base a che ascensione lo avete. Sapendo questo, se il nostro attacco base caricato, quello che ci fa spendere la resolve, oppure il nostro defensive assist, quando facciamo parry con Seth, provocano un quick assist o un chain attack, il prossimo PG che entra in campo ottiene lo stesso scudo e lo stesso buff. Quindi sì, Seth buffa anomaly proficiency e non finisce qui. Con l'additional ability, se abbiamo in team un altro membro della Criminal Investigation o di elemento elettro, il suo attacco base caricato o il chain attack riducono l'anomaly build up resistance del nemico a tutti gli elementi che, per chi non sa ancora cosa sia, in poche parole applichiamo le anomaly attribute come shock, burn e corruption più velocemente. Torneremo a come sfruttare tutti questi buff di Seth dopo, ma continuiamo con il kit. La skill normale senza energy fa un paio di hit con lo scudo ed esattamente come la combo di attacchi base normale è totalmente inutile. Il chain attack invece, che come detto prima è fondamentale per il proc dell'additional ability, fa danno elettro e genera 75 resolve. Inoltre, prima vi ho detto che la X Special durava un'eternità, ma se la facciamo subito dopo il chain attack, quindi se 7 è il PG che chiude la nostra combo di chain attack, o dopo la ultimate, o dopo un dodge counter, la skill diventa molto più veloce da castare. In realtà la skill diventa più veloce anche dopo che castiamo un defensive assist più assist follow up, ovvero parry più attacco base immediatamente dopo. La particolarità è che se facciamo assist follow up otteniamo lo stesso identico effetto dell'attacco base potenziato, ovvero ci permette di fare quick assist col personaggio precedente immediatamente. Difatti questo quadra perfettamente con la sua core ability. Se con assist follow up, quindi se dopo aver fatto parry con lui o dopo aver speso 75 resolve con l'attacco base caricato, utilizziamo il quick assist o stunniamo il nemico e facciamo chain attack, il prossimo PG che entra in campo, che sarà quella a sinistra nella maggior parte dei casi, ottiene scudo e buffa l'anomaly proficiency ed anche un calo res dell'anomaly build up sul nemico. Ora, immagino che il tutto possa sembrare complicato, ma trust me bro, non lo è. Facciamo un recap. La X Special Skill genera uno scudo a set che gli buffa anomaly proficiency, ma è lentissima da castare. Se la castiamo dopo Ultimate, Chain Attack, Dodge Counter o Defensive Assist, il cast è più veloce. Tutto questo inoltre ci genera 75 resolve che spendiamo con l'attacco base tenendo premuto e questo ci fa fare quick assist al personaggio precedente che riceverà shield e buff anche lui. Otteniamo lo stesso effetto di questo attacco base tenendo premuto facendo parry con set switchando al momento giusto. Inoltre, l'attacco base caricato ed il chain attack, quando colpiscono i nemici, riducono la resistenza all'anomaly build up di tutti gli elementi al nemico colpito.
Insomma, una specie di stun / support dedicato a fare da ponte e terzo membro dei team Anomaly e o Disorder. Dopo aver capito cosa fanno le varie abilità, questo è quello che vorremmo fare con Sett. Se abbiamo Sett già in campo e possiamo permetterci la lunga carica della skill, semplicemente castiamo la skill tenendo premuto, più attacco base tenendo premuto e switchiamo al PG precedente con il Quick Assist. Se siamo in campo ma vogliamo fare le cose bene, prima di fare la skill cerchiamo di fare un dodge counter che ci riduce la carica della skill, che ci genera 75 resolve e che ci fa fare l'attacco base caricato per poi switchare al PG precedente tramite Quick Assist. Se Sett non è in campo e lo usiamo per fare un parry nel momento corretto, possiamo semplicemente fare il nostro assist follow up e istantaneamente mettere il PG precedente con il Quick Assist. Se è partita una combo di chain attack, assicuriamoci che Sett sia l'ultimo di questa combo, così che appena finito il suo chain possa fare X special skill, generare 75 resolve, chiudere con la sua solita combo ma sfruttando tutti i suoi buff. A grandi linee il PG sembra relativamente semplice ora che sappiamo le meccaniche e visti i buff direi che capire con chi va giocato è facile. Sicuramente gli Anomaly vogliono giocare con Sett che grazie ai suoi valori di stun, Anomaly build up e vari buff e debuff diventa il migliore di tutti. Poi sinergizza con l'elemento elettro e con la sua fazione, così sappiamo con chi completare i team. Partendo da quello, sulla quale sono meno sicuro di tutti tra l'altro, è probabile che Sett possa giocare relativamente bene al posto di uno stun in un team Zuyuan Nicole, buildando Nicole full anomaly proficiency come farei a prescindere. Ma i team sicuri iniziano prendendo in considerazione Sett più Jane, Sett più Grace e Sett più Piper. Ovviamente su Burnice non abbiamo troppe info, quindi l'ho inserita come opzione per qualche team, ma c'è da aspettare per vedere delle sinergie dirette. Vi lascio qui tutte le associazioni di team che potreste fare con Sett, ma di base se prendete Jane o se giocate Piper o soprattutto se avete Grace è di sicuro il best in slot dei loro team. In base a cosa avete e cosa non, può sostituire praticamente il vostro support o il vostro stun nei team che già usate. Parliamo di come possiamo buildarlo però. Dalle ascensioni Sett prende attacco ed Energy Regen. Energy Regen su di lui è fondamentale visto che sia le sue applicazioni di Dazed Anomaly sia la sua passiva derivano dalla sua X Special, quindi ci porta automaticamente a mettere Energy Regen sul disco 6. Attacco percentuale buffa sia lo shield che il suo eventuale shock ed i suoi danni, quindi sul 5 andiamo di attacco percentuale senza problemi. Se invece vi sentite super safe che non volete aumentare lo scudo eccetera eccetera, electric damage va benissimo sempre per i suoi danni personali e rende un po' meglio il livello di danno, ma se volete uno shield un po' più consistente per stare safe, attacco percentuale cambia veramente di poco. Sul 4 come abbiamo visto Sett si self buffa Anomaly e applica Calor as Anomaly, quindi Anomaly Proficiency è la nostra best in slot sia come main stat che substat su letteralmente ogni pezzo, seguito poi da attacco percentuale, attacco e pen. Per i V-Engine mi dispiace dirlo ma i V-Engine da Defender purtroppo sono veramente inutili su di lui, eccetto quello del pass. Se prendete il pass iniziate a prendere copie dello Spring Embrace, visto che ci dà sia Energy Generation Rate che attacco. Ovviamente nel suo banner army arriverà in rate up anche la sua arma Ranka, che anche questa dà sia Energy Regen, che è diverso da quello dello Spring Embrace, sia attacco, oltre ad aumentare l'anomaly build up della sua X Special e Assist Follow Up. Per disperazione vi ho messo l'Original Transmorpher, che è l'unica altra arma defense che ha un minimo di senso, soprattutto in team senza stun, ma anche lì purtroppo è orribile e non ci sono veramente altre scelte oltre le prime due. In merito allo Spring Embrace voglio ricordarvi che l'Energy Regen, stat che vedete sul PG, è l'energy passiva che prende il personaggio ogni secondo, sia in campo che fuori, quando siamo in combattimento. Mentre l'Energy Generation Rate è la percentuale che aumenta l'Energy Regen passiva, ma anche quella attiva derivata dalle abilità mentre il PG è attivo in campo. Quindi Energy Generation Rate ha un po' di valore in più rispetto a Energy Regen normale. Continuando con la build, le uniche due opzioni ottimali sono scegliere tra 4 per Swing Jazz con 2 per Freedom Blues o viceversa. Tutto quello che ci danno questi due set in 2 pair è fondamentale, in 4 pair invece dipende dal team. Principalmente l'idea è che usiamo Freedom Blues 4 pair in tutti i team con Grace, ma non in quelli dove lo ha già Rina, se l'avete, ed in tutti gli altri andiamo invece di 4 per Swing Jazz per il buff ai danni, tenendo sempre 2 per Freedom Blues per l'Anomaly Proficiency. Come Mindscape, se volete dei traguardi da raggiungere per fermarvi a pullare, direi che non andrei oltre il 4, anche se onestamente già solo il primo è abbastanza visto che aumenta shield percentuale e di 10 secondi la durata del buff dell'Anomaly Proficiency che passiamo al nostro alleato. M2 ed M4 sono in generale veramente sempre buone, quindi averle è un lusso ma non fondamentale. Detto questo, il recap di tutto lo trovate come sempre nelle grafiche fatte da me e Leifa, a cui faccio un grosso shout out come sempre. Leifa è uno scrittore di guide per IGN USA,
ed è sempre super disponibile. Approfitto per ringraziare anche I Am Rivenus che mi ha passato gentilmente i video di set, visto che non sono riuscito a registrarli mentre facevo la storia in live. Anche lui ottimo content creator per l'ottimizzazione dei vari PG e meccaniche di Zenithzone Zero. Per concludere, penso che i buff dati da Set e la sua semplicità nel buildarlo saranno di grande aiuto per qualsiasi forma di team anomali o disorder futuro, con però due piccole sfighe, se vogliamo chiamarle così. La prima, l'Energy Regen che ci forza a buildarlo sulla slot 6 al posto dell'Anomaly Mastery. La seconda, i Evo Engine da defense sono veramente inesistenti e spero che facciano un totale rework ragionando su come stanno pubblicando i Defender adesso, includa Caesar che deve arrivare. Detto questo, fatemi sapere la vostra, è stato un piacere come sempre, trovate aggiornamenti sui miei video, guide, live su Instagram, Twitter e Discord e tutti i link del caso in descrizione. Spero vi sia stato utile, alla prossima, bella!